Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Before we start, if you need subtitles, please turn them on. Oggi continuiamo a parlare dei colloquialismi perché ci permettono di parlare in maniera più naturale e più spontanea. L'unico problema però è che i colloquialismi si usano in contesti comunicativi ben precisi. Infatti dobbiamo fare attenzione al contesto comunicativo in cui ci troviamo e decidere se è il caso di usare dei colloquialismi oppure no, perché si tratta di espressioni spontanee molto informali e quindi non sono adatte a qualsiasi tipo di contesto comunicativo, ma solamente a quelli informali, colloquiali, non controllati. Perciò, quando studiamo e quando utilizziamo i colloquialismi, dobbiamo tenere a mente questo aspetto. Questo è un episodio nella serie che sto facendo sui colloquialismi, quindi si troverà nella playlist dedicata. Se volete vedere altre lezioni sui colloquialismi, troverete tutti i link nella descrizione del video qui sotto. Ma adesso cominciamo. Allora, cominciamo con la prima. Vai via. Si invita qualcuno ad andare via dal posto in cui ci si trova. Come possiamo dire la stessa cosa in maniera più colloquiale? Possiamo usare il verbo pronominale andarsene e quindi coniugarlo alla forma imperativa e dire vattene. Quindi non sto usando il verbo andare solamente, ma sto usando il verbo andarsene. Di norma i verbi pronominali sono sempre più colloquiali, quindi sono sempre utilizzati in una conversazione più spontanea, più informale, più colloquiale. C'è un altro modo però per dire vattene, che non utilizza un verbo ma un sostantivo. Aria. Questo è davvero molto colloquiale, quindi attenzione al contesto comunicativo, perché si usa un solo sostantivo per esprimere un intero concetto e quindi questo rende l'espressione estremamente colloquiale. Andiamo avanti e vediamo la seconda frase. Non lo so. Quando non sapete qualcosa, dite non lo so ed è una frase assolutamente neutra. La forma più colloquiale di non lo so è che ne so. Anche qui, attenzione al contesto comunicativo. Questa frase qui, che ne so, è estremamente colloquiale. Quindi, se detta con il tono sbagliato, potrebbe risultare maleducata come espressione. Si dà l'impressione di essere un po' scocciati, no? Che ne so. Quindi attenzione a questa. Poi vediamo la numero 3. Sbrigati diventa muoviti o anche datti una mossa. Lo direste a qualcuno con cui avete estrema confidenza. Stessa cosa per muoviti, in realtà. A volte, nel parlato informale, colloquiale, non controllato, non si usa l'imperativo, quindi muoviti, datti una mossa, ma si usa una forma del presente indicativo. Quindi io posso anche dire, per esempio, ti muovi? Sotto forma di domanda. Ti muovi? Cioè, ti sbrighi? Oppure ti dai una mossa? Sempre sotto forma di domanda. Stessa cosa per questa prima opzione, quindi vattene, con lo stesso ragionamento può diventare te ne vai? Sotto forma di domanda. Veniamo all'ultima. Non importa, cioè non c'è problema, non importa. Più informalmente o colloquialmente diremmo non fa niente. Non fa niente. È la versione più informale di non importa. Possiamo ulteriormente ridurre questa frase e dire fa niente. Questa frase è molto colloquiale perché andiamo a togliere la negazione che viene appunto sottintesa e quindi togliendo elementi dalla frase rendiamo l'espressione più colloquiale.
Alla fine di questo video troverete anche uno specchietto riassuntivo sullo schermo, così potete mettere in pausa il video e annotarvi tutte queste espressioni. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!